Amici, buongiorno! Oggi vi porto con me a fare queste splendide pagnotte 100% semola. Sì, perché voglio provare il mio lievito madre in questo momento perché lo sto rafforzando per fare panettoni, quindi voglio metterlo un po' alla prova e vedere come lavora. Ho inserito una quantità abbastanza alta di lievito perché voglio proprio vedere come lavora, magari non in molte ore, in circa 5 ore, e poi faremo una cottura frigo forno. Ok, potete naturalmente utilizzarne anche di meno di lievito se siete abituati, magari ci metterete un paio di ore in più tranquillamente. Ecco, io l'ho fatto con pasta madre solida, in questo caso potete farlo anche con licoli, vi metto direttamente la conversione nella lista ingredienti. E se volete provare, anche se magari il risultato non è lo stesso, con lievito di birra, nell'info box poi vi metto anche gli ingredienti per poterlo fare con lievito di birra, ok? Intanto vi chiedo di seguire comunque il canale, quindi iscrivetevi, mettete poi mi piace naturalmente se vi piacerà il video e seguite fino in fondo tutte le istruzioni, mi raccomando. Sigla! Ingredienti: 800 g di semola rimacinata, ho utilizzato una 12 g di proteine, anche una 13 va benissimo, 660 g di acqua, di cui 440 la utilizzeremo per l'autolisi iniziale e il resto per la chiusura dell'impasto, 24 g di sale, 200 g di lievito madre solido. Nell'info box trovate la conversione sia per licoli che per lievito di birra, quindi guardate sotto in descrizione. A questo punto inseriamo in macchina la farina, il lievito madre e 440 grammi di acqua. Sì, perché facciamo una autolisi, però con dentro già il lievito. Questo perché io attualmente ho già il lievito pronto per panificare e voglio sfruttarlo. Potete comunque inserirlo sia all'inizio, visto che facciamo soltanto mezz'ora di autolisi, diciamo, con l'interno il lievito, diciamo che è una sorta di fermo macchina di mezz'oretta, così. Impasto diciamo comunque grezzo, come proprio un'autolisi, ecco. Fermiamo poi la macchina una mezz'ora, copriamo il tutto naturalmente e poi ricominciamo a impastare. Inseriamo a questo punto il sale perché comunque manca non molta acqua, mancano 220 grammi di acqua, e una volta che avete inserito bene il sale su questo impasto grezzo, che poi adesso inizierà a essere sempre più liscio, iniziate, una volta assorbito il sale, a inserire piano piano anche l'acqua. Ecco, io consiglio sempre, per quanto riguarda l'acqua, dei dosatori come quello che sto utilizzando io adesso in questo momento, perché comunque consentono di inserire l'acqua poco alla volta, senza sbagliare, senza esagerare, ecco. Stiamo comunque sulle basse velocità, velocità a questo punto proprio sulle prime velocità della macchina. Poi alzeremo pian piano comunque in base all'idratazione tranquillamente, eh. Ecco, a questo punto abbiamo quasi finito l'acqua e poi saliamo di velocità. Ecco, potete arrivare anche a 175-180 giri, una velocità comunque su una scala da 1 a 10, una 4-5 va benissimo, una 5-6 anche, ecco, dipende comunque dall'impasto che avete, anche dalla tipologia di farina che utilizzate. Io una 12 V e mi trovo benissimo così. Non ha bisogno assolutamente di alzare troppo comunque, perché comunque siamo già su una bella velocità, eh. È un'idratazione al 75% se calcoliamo comunque il totale dell'acqua, calcolando che c'è anche una percentuale di madre solida, e l'impasto dopo diciamo una decina di minuti è quasi completo. Stiamo inserendo proprio gli ultimi goccetti di acqua, portiamo quasi su 200 giri a questo punto per finire in bellezza. Diamo una bella corda a questo impasto. Abbiamo 22-23 gradi, 23 gradi diciamo, eh? Dopo comunque una decina di minuti
Fermiamo e lasciamo in un contenitore per 1 ora e mezza per il riposo. Ed ora effettuiamo le pieghe di rinforzo dopo 1 ora e mezza. A questo punto perché abbiamo una bella percentuale molto alta di lievito madre, per cui dopo 1 ora e mezza vanno bene le pieghe, ecco. A questo punto poi lasciamo nuovamente comunque lievitare, perché comunque dobbiamo lasciare poi lievitare per un po', perché comunque adesso se avete la cella di lievitazione possiamo fare circa 4 ore a 26 gradi, va bene comunque, 26, 27 gradi anche con la madre solida va benissimo. Altrimenti comunque a temperatura ambiente circa 5 ore, ecco. Allora, non fate conto delle tempistiche, ma più che altro, siccome la temperatura cambia sempre da luogo a luogo, anche in base all'umidità, eccetera, e al vostro lievito madre, perché se parliamo di lievito madre la cosa sempre cambia, deve essere l'impasto 1 volta e mezza, quindi molto prima del raddoppio, altrimenti poi, secondo me, rischiate di andare in sovralievitazione se c'è anche il passaggio frigo. Per cui ecco, calcolate quando è a 1 volta e mezza, non il raddoppio ma molto prima, quindi 1 volta e mezza. Dividete in pezzature da 750-770 grammi al massimo, 750 circa sono, quindi 2 parti uguali. Andiamo a fare a questo punto la preforma, che è comunque una cosa che ci consente di avere un interno molto buono, molto bello all'interno del nostro pane, e quindi ci può dare la tenacità, oltre comunque a fare una struttura, perché comunque anche la preforma aiuta a comporre proprio la struttura interna del nostro pane. Quindi la facciamo in questa maniera, è una cosa molto semplice ma che crea proprio la struttura. La lasciamo riposare su un letto molto sottile di farina a questo punto, altrimenti potete anche inserire in una cassetta di lievitazione, tranquillamente va benissimo. Io poi decido di coprire con il canovaccio, per cui lascio addirittura qui, perché comunque poi la lasceremo per mezz'oretta, ecco, comunque siccome ho comunque una percentuale abbastanza alta di lievito, comunque cerco di non andare un po' troppo in là con le tempistiche. Adesso a questo punto mezz'ora di riposo con il canovaccio. Scopriamo. Ecco, io vi consiglio poi di acquistare anche questi cesti che io utilizzo sempre per il pane così grande, le pagnotte. Ecco, adesso facciamo una formatura vera e propria prima di inserirli nei nostri cesti, ecco. La chiusura andrà naturalmente sopra. Adesso vi faccio vedere come procedere proprio con la formatura, che è molto importante. Prendete praticamente un lato centrale e lo piegate verso il centro della pagnotta. Prendete gli altri lati solo dalla parte diciamo superiore e poi piegate tutto verso la parte diciamo liscia. Effettuate una semplice chiusura, però molto ben salda, diciamo, e a questo punto potete mettere il vostro pane all'interno del cestello, dove io comunque ho messo un po' di farina, ma che comunque non è assolutamente obbligatorio per queste idratazioni, è che comunque a me piace avere un pochettino di farina anche sulla superficie del pane, per cui preferisco inserirlo in frigorifero così. Allora, almeno 9 ore in frigorifero, diciamo dalle 9 alle 12 ore. Il mattino successivo predisponiamo, diciamo, le 2 pagnotte sulla pala, oppure potete fare una alla volta, ma meglio 2 assieme, anche perché comunque adesso effettuiamo il taglio e vi mostro come si fa. Fate un taglio molto netto con questa lametta, con una lametta anche normalissima. Fate un taglio netto dall'inizio alla fine, praticamente molto centrale, e poi vi consiglio di fare anche dei piccoli taglietti proprio sotto pelle in questa maniera, così
si aprirà molto meglio il vostro pane, ecco. Non è proprio necessario, però io sinceramente lo faccio perché comunque vedo che è molto meglio. Nel frattempo ho già fatto scaldare il piano del nostro forno a 250 gradi, comunque se avete una pietra refrattaria la fate scaldare a questa temperatura molto meglio, anche se avete un termometro laser che costa comunque pochissimo, ve lo procurate per queste cose, deve essere a 250 gradi il piano e anche sopra io metto 250 gradi perché con questo forno ho comunque le due temperature e posso impostarle, io metto 250 gradi. Se avete forno solo di casa anche statico va benissimo, non ventilato, perché comunque avete bisogno di vapore. Io ho inserito lo steamer che potete comunque procurarvi con il mio codice sconto che trovate in descrizione. I primi 20 minuti lo fate con lo steamer e ho inserito all'interno l'acqua, così ho creato veramente molto vapore e vedete comunque l'effetto com'è. Adesso possiamo anche distribuire meglio il pane qua all'interno, lo spostiamo anche, che fa anche bene alla cottura. E chiudiamo, facciamo ancora 10-15 minuti a 180-190 gradi senza il vapore stavolta, ok? È una fase intermedia questa. Quindi abbassiamo 180-190 gradi circa anche col forno di casa, ecco. Io ho messo 180 al cielo e 180 190 alla platea, ecco, sempre leggermente di più la pietra, ecco. Adesso, ultima fase importantissima, circa 35 minuti, almeno, suggerisco almeno 30 minuti con forno leggermente aperto. Ecco, con questo utilizzo un legnetto comunque, altrimenti col forno di casa va benissimo anche una pallina di carta stagnola. Lasciamo entrambi i nostri bei pani a raffreddare qua sulla griglia di raffreddamento, io direi almeno 3 ore, così siamo sicuri che comunque al centro non sia ancora caldo, perché comunque lo sapete che non bisogna tagliare il pane caldo assolutamente, altrimenti comunque all'interno resta gommoso, perché l'umidità non è assolutamente uscita e quindi la mollica non è ancora diciamo pronta per essere mangiata, perché è molto molto umida. E adesso taglio! E voilà! Eh, un bel pane, dai. Dai, sta lavorando veramente bene questa pasta madre. Io direi che dal profumo e anche dal sapore è davvero eccezionale. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video adesso mettete mi piace, iscrivetevi al canale naturalmente e date sempre un'occhiata nelle informazioni qui sotto in descrizione, vi lascio sempre la lista ingredienti e altre info utili. Ci vediamo e vi do appuntamento al prossimo video.